Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, video velocissimo, partiamo subito con il primo aggiornamento di oggi. Parliamo di INPS perché nell'ambito dei servizi che l'INPS mette a disposizione dei cittadini è stato rilasciato un nuovo servizio online sia per i datori di lavoro che per i lavoratori domestici, e questo servizio darà la possibilità di visualizzare l'estratto contributivo con informazioni più dettagliate rispetto alle precedenti versioni. E tra l'altro queste nuove informazioni saranno utili a tutti gli interessati per poter fare dei controlli in merito alla contribuzione accreditata. Quindi in pratica, una volta che si accede al sito internet dell'INPS, perché questa cosa è una nuova funzionalità che c'è su internet, il servizio darà la possibilità di consultare l'estratto, ovviamente l'estratto conto, sia in modalità datore che in modalità lavoratore. Allora, cosa succede? Che il sistema, praticamente, questa nuova funzionalità, questa nuova cosa che c'è su internet, sul sito dell'INPS, è in grado di riconoscere il ruolo del soggetto che si è autenticato, quindi entrando con le solite SPID, CIE, CNS, CIC, CIUC, SPIC e SPAN, attraverso la lettura degli archivi che sono dell'INPS, e quindi mostra automaticamente la pagina dedicata proprio in relazione, quindi collegata al codice fiscale del richiedente. Quindi avremo due sistemi: estratto conto datore, datore di lavoro, che nel caso in cui il cittadino che acceda all'estratto conto sia un datore di lavoro, il sistema presenta l'elenco di tutti i rapporti di lavoro domestici registrati sul sito INPS, sia quelli attivi che quelli cessati. E secondo, estratto conto lavoratore, quindi l'estratto conto del lavoratore, che presenta ovviamente la stessa struttura e lo stesso contenuto esposto nell'applicazione UNEX per l'emissione dell'estratto conto contributivo. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Oggi vediamo un altro servizio dell'INPS che consente ai lavoratori di inviare direttamente online, quindi tramite il sito internet, la domanda per richiedere la pensione e altre prestazioni previdenziali, tra le quali anche l'assegno di invalidità, l'assegno sociale, il ricalcolo, quindi la ricostruzione, per chi non sapesse, della pensione e tanti altri servizi che adesso vediamo più in dettaglio. Diciamo che c'è da dire anche che il servizio è rivolto al lavoratore del settore privato o del settore pubblico, e il soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge può compilare e inviare online la domanda di prestazione alla quale ha diritto. Quindi, allora, le prestazioni sono tutte quelle che adesso vi elenco: pensione di vecchiaia, pensione anticipata o di anzianità, pensione di inabilità, assegno di invalidità, assegno sociale. Poi abbiamo un 6, pensione ai superstiti, quindi reversibilità e indirette. Poi c'è, come vi ho detto, il ricalcolo e la ricostruzione della pensione. Ci sono tutti i ratei maturati e non riscossi anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche. 9. Abbiamo liquidazione di quote di pensione agli eredi, quindi ratei maturati e non riscossi. 10. Estratto conto certificato, EcoCert ed Ecomar. Poi ce ne sono ancora 2 che sono l'APE sociale e il beneficio per i lavoratori precoci. Quindi, attenzione, come sempre, per chi fosse interessato a questo servizio, poi eventualmente, se dopo mi ricordo, vi lascio qui sotto nella info box il collegamento diretto al servizio dell'INPS.
Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Vorrei solo informarvi, giusto per vostro aggiornamento, ecco, vorrei solo informarvi che esiste uno stupendo sito internet ufficiale sia dell'INPS che dell'Agenzia delle Entrate, dove è possibile trovare tutto l'elenco dei bandi e dei concorsi pubblici per le assunzioni pubbliche. Notate bene che questo non è un annuncio di lavoro, attenzione, perché io non sono un'agenzia interinale, non sono un'agenzia del lavoro, non sono il Ministero del Lavoro, non sono nessuno. Ve lo sto solo dicendo per avvisarvi che esiste anche questa possibilità. Quindi all'interno del sito internet, che poi dopo anche qui vi lascio qui sotto nella info box il collegamento, è possibile trovare dei bandi per dirigenti, professionisti, impiegati amministrativi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il sito internet dell'INPS è aggiornato abbastanza sovente, nel senso che lo aggiornano frequentemente, mentre quello dell'Agenzia delle Entrate non è sempre aggiornato. Diciamo che l'Agenzia delle Entrate ne fa molti meno, li fa, ma ne fa molti meno. Però voi tenete sotto controllo anche quello. Sai mai che ogni tanto esce qualcosa di nuovo, uno ci si può iscrivere e via. Tra l'altro non c'è solo, perché io adesso vi ho parlato sia dell'INPS che dell'Agenzia delle Entrate, però ci sono quelli dei comuni, ci sono quelli delle regioni, province, insomma, ispettorati, quanti ne volete, insomma, chi è interessato a entrare come dipendente nel mondo della pubblica amministrazione, sappiate che ci sono anche questi, perché tutti mirano a diventare maestri, professori, medie, superiori, università e quant'altro, tutti vogliono andare là dentro, però ci sono anche altri siti, altri concorsi pubblici al quale uno si può iscrivere che non siano solo le scuole, ecco. Quindi andate a farci un giro, controllate e poi eventualmente se c'è qualcosa che vi interessa vi registrate. Ultimo argomento di oggi, vediamo brevemente cos'è il fascicolo previdenziale del cittadino e soprattutto cosa è possibile fare con questo servizio che è disponibile all'interno del sito internet dell'INPS. Ne parlo perché ho visto che c'è ancora tantissima gente che si rivolge al centralino telefonico dell'INPS invece di usare il sito internet dell'INPS, che secondo me è molto meglio. Vi evitate tante arrabbiature, tante quella cosa lì, e non avete a che fare con, diciamo, altre persone, ma con un computer, quindi quello fa quello che dite, è buono oltre al secchio, no? Quindi questo servizio è rivolto a pensionati, lavoratori, dipendenti pubblici e privati, persone private e persone non private che hanno presentato o devono presentare delle domande, per esempio anche di invalidità civile. Sul sito internet si può consultare, scaricare e stampare tutta la documentazione relativa alla propria posizione contributiva, le certificazioni sanitarie e reddituali, la corrispondenza inviata dall'INPS, più tante altre cose. Tra l'altro si possono anche inviare le domande per delle pratiche sul sito internet. Ma non solo, perché si può avere anche comunicazioni telematiche, vedere la propria anagrafica in dettaglio, vedere le domande di pensione, la propria posizione assicurativa, estratto conto, segnalazioni, gestione separata e quant'altro, le prestazioni attive, vedere l'invalidità civile, quindi certificato medico, domande presentate, l'iter e quant'altro. C'è anche una bella sezione che riguarda l'INPS risponde, voi scrivete e loro vi rispondono. Potete scaricarvi il CUD, la CU, l'ex CUD, certificati di pensione e poi ovviamente tante altre cose molto interessanti. Per chi è capace di utilizzare internet, secondo me conviene andarci a fare un giro. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube,
di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!